Ciao a tutti e benvenuti su The Sea Team. Oggi parliamo della vernice antivegetativa Veloxil di Marlin, un prodotto sviluppato appositamente per aderire su superfici metalliche immerse, quali eliche, piedipoppieri, assi e trasmissioni sail drive, e impedire la crescita del fouling, ovvero quelle concrezioni che rallentano le prestazioni della nostra imbarcazione peggiorandone l'efficienza. Veloxil di Marlin è un kit composto da un primer epossidico ibrido e da una vernice siliconica al full release, il Veloxil. Il sistema è progettato specificatamente per aderire su superfici metalliche immerse, quali il bronzo, acciaio inox, alluminio e leghe. Adesso procediamo con la sua applicazione e scopriamo passo passo come lavorare. Prima di partire con l'applicazione del prodotto, è fondamentale che la superficie sia stata preventivamente preparata, ovvero sia stata carteggiata con una carta grana 80 per garantire la corretta adesione del primer sul supporto e sia stata pulita con un acetone puro o con un solvente Marlin numero 102. Inoltre, dopo tale pulizia, sarà fondamentale evitare di toccare l'elica a mani nude per non contaminarne la superficie, ma verranno quindi utilizzati soltanto i guanti. Procediamo! Procediamo all'apertura del prodotto. E iniziamo a mescolare da solo il componente A del primer. Assicuriamoci che durante la miscelazione non siano presenti depositi sul fondo. Una volta completato questa operazione dovremo unire il componente B del primer nel barattolo principale. Lo versiamo anche in un'unica soluzione e iniziamo a mescolare molto bene per un paio di minuti. Dopo aver finito di mescolare, applichiamolo sull'elica. In questo caso potete vedere che abbiamo scelto un grigio, ma è disponibile in 3 colorazioni. Il pot life del Prime Seal è 3 ore, ovvero abbiamo 3 ore per concludere il processo di applicazione del primer. Se avessimo un'elica più grande, quindi un'area molto più vasta da coprire, potremmo anche applicarla a spruzzo. Dopo aver concluso la prima mano, possiamo chiudere il prodotto e attendere almeno un'ora per passare alla seconda. E voilà, con questa pennellata abbiamo chiuso anche la seconda mano di Prime Seal, quindi potremo attendere adesso dalle 2 alle 4 ore per passare successivamente con la mano finale di Veloxil. Vi faccio inoltre notare che per verniciare un'elica del genere è stato sufficiente metà barattolo, quindi se avessimo avuto a disposizione anche il restante parte della barca avremmo potuto utilizzarlo per fare flap o altre parti metalliche immerse. E dopo 2 ore e 30 di asciugatura verifichiamo che la vernice sia pronta per ricevere l'ultima mano. Deve essere secca al tatto, ma l'unghia deve lasciare l'impronta. Ok, risponde a questi requisiti, ma se avete dubbi sulla durata dell'asciugatura potete consultare il manuale presente nel kit. Procediamo adesso all'apertura dell'ultimo barattolo, quello di Veloxil. Anche in questo caso dobbiamo mescolare bene, anche se non è necessario aggiungere nessun altro prodotto. Dopo aver mescolato uniformemente il prodotto, è una fase molto importante per garantire la corretta adesione, procediamo infine con la verniciatura. Questa volta lo strato deve essere bello abbondante. Assicuriamoci sempre che lo strato sia uniforme e il consiglio è di ripartire dall'esterno verso l'interno. Non preoccupatevi all'inizio delle colature perché avete 15 minuti per riprenderle. Il tutorial è concluso. Se il video vi è piaciuto e vi interessano altri contenuti come questo, mettete un like ed iscrivetevi al canale. Se invece avete dubbi o curiosità su Veloxil, scrivetelo nei commenti. Arrivederci al prossimo video e buon vento e buon mare a tutti!